andiamo a realizzare insieme la manica per quanto riguarda fiorellina con lo sprone a V. Io l'ho stretta molto perché la volevo aderente sul mio braccio, ma dipende ovviamente da come tu la desideri. Puoi lasciarla morbida o stringerla come ho fatto io. Dipende tutto da come tu vuoi che venga la tua manica, e ovviamente la puoi fare anche a manica lunga, proseguendo in lunghezza. Quindi io ti mostro come ho fatto io, tu in base a come ho fatto io realizzerai la tua manica con più o meno diminuzioni. Partiamo da sotto lo scalfo, ok? Questa è la manica. Io parto da sotto lo scalfo, quindi in questo punto. Puoi partire anche in mezzo, dove vuoi tu, ok? Io parto da questo punto qua. Tiro su le mie 3 catenelle, sostituzione sempre della prima maglia alta più una catenella di separazione. Vado nella maglia alta che segue e faccio una maglia alta. Quindi praticamente faccio il punto foretti, come l'abbiamo chiamato nell'ultimo tutorial. Catenella, sempre sopra la maglia alta, andiamo a fare la maglia alta. Catenella, andiamo nella prima e facciamo la maglia alta. Ora, qui non abbiamo più le maglie sotto, cioè le abbiamo ma sono di traverso, come vedi. E seguiamo in questo modo: una catenella, vedi questa barretta di traverso? Entra e fai la maglia alta. Una catenella, vai nella barretta successiva, maglia alta, una catenella, nella barretta successiva maglia alta, catenella, nella barretta successiva maglia alta. Vediamo se ne abbiamo ancora. Sì, ne abbiamo. Catenella, stessa cosa, la barretta, io intendo questa maglia messa in orizzontale, quindi nella barretta una maglia alta, catenella successiva maglia alta e via dicendo. Finché ne hai, continua in questo modo. Ok, ci siamo. Ok, abbiamo fatto questa parte che è quella dello sprone, non dello sprone, della parte del corpo. Poi catenella, adesso saltamene una e qui ovviamente andiamo nel modo classico, saltiamo una, ok. Quindi il primo giro, come vedi, è semplicissimo, ma è molto semplice tutto, tutto il giro. Procedi in questo modo. Quando trovi le barrette laterali le lavori come hai visto. Quando trovi le maglie ovviamente mi salterai una maglia. La catenella di separazione è sempre una. Alla fine del giro fai la catenella, vai nella prima maglia alta che abbiamo fatto, che poi sono le 3 catenelle, no? Quindi 1 2 in testa, quindi nella terza catenella prendi il filo e lo porti all'interno, e abbiamo fatto tutta la nostra circonferenza, lavorando ovviamente sul dritto del lavoro, ma l'avete notato perché ci sono le ondine a rilievo. Allora, l'unica raccomandazione, ovviamente la prima manica vi viene facilissima, la prima volta, il primo giro vi viene facilissimo nella prima manica. Nella seconda manica dovete appuntarvi quanti quadrettini avete fatto nella prima, quindi ve lo scrivete. Io ne ho fatti per esempio 49, ma è un numero che a voi non dirà niente perché ognuno avrà il suo numero, però io ne ho 49 nella manica destra e 49 nella manica sinistra, e così dovete fare voi. Ovviamente magari ne avete 50, 51, l'importante, o 46, 45, non lo so quanti quadrettini riuscite a fare in una manica, l'importante è che siano gli stessi
sia da una parte che dall'altra. Nel secondo giro io vado già a fare delle diminuzioni, quindi già qui dipende da come la vuoi stretta te, ok? Quindi magari inizia a fare il giro, poi provala, mi raccomando, è importantissimo, provala e guarda se anche per la tua manica come sto facendo io va bene, oppure se devi stringere di più o meno. Ok, per quanto riguarda me, io lavoro in questo modo: sulla prima maglia tiro su 3 catenelle, poi vado nello spazio di una catenella e faccio la maglia alta, e sulla maglia alta faccio la maglia alta, quindi sarebbe il mio giro di maglie alte normalissimo. Se non che adesso, anziché fare la maglia bassa, la maglia alta, sì, in questo spazio di una catenella, vado direttamente sulla maglia alta successiva, e quindi c'è già una diminuzione di una maglia. Vedi, non ho lavorato questa catenella, qui ci sarebbe voluta la maglia alta ma io non l'ho fatta, quindi ho saltato una maglia ed è già una diminuzione. La prossima invece io la lavoro normalmente, quindi la maglia alta nello spazio e la maglia alta sulla maglia alta. Ed ecco che qui faccio di nuovo la diminuzione, quindi salto la catenella e vado sulla maglia alta. Quindi io cosa sto facendo in questo giro? Diminuisco un quadretto sì e un quadretto no. Quindi qui ho diminuito, il prossimo non lo diminuisco, quindi lavoro anche la catenella del giro sottostante e la maglia alta. Invece nel quadretto che arriva a questo non lavoro la maglia alta qui, ma lavoro direttamente la maglia alta sulla maglia alta. Questa invece è normale. Così. E qui faccio la diminuzione, salto questo spazio e vado direttamente sulla maglia. Questa normale, cioè senza diminuzioni. Il prossimo invece salto la catenella, vado direttamente sulla maglia alta. Ecco, se per te finendo il giro ti rendi conto che è troppo stretta, che ti si stringe troppo, ovviamente che cosa fai? Anziché saltare, fare un quadrettino normale e una diminuzione, ne salti magari 2, quindi farai 2 quadrettini normali, una diminuzione, oppure 3 quadrettini normali. Normali vuol dire maglia alta sulla maglia alta nello spazio di una catenella, maglia alta, quindi questo è normale, ok? Quindi magari 3 quadrettini normali e uno con la diminuzione. Dipende tutto dal tuo braccio, da come vuoi che venga avvolto dalla sua manica, ok? Io continuo così per tutto il giro. Quando arrivi alla fine del giro, il secondo giro che abbiamo fatto per la nostra manica, dove abbiamo fatto le diminuzioni, ok? E chiudi il giro in questo modo, cioè nella terza catenella d'avvio, quindi 1 2, nella terza catenella inserisci l'uncinetto, prendi il filo e chiudi. Ok, adesso devi proprio provare per vedere se va bene come diminuzione o se ti stringe troppo. Io ovviamente poi più avanti farò altre diminuzioni, per il momento vado così. Controllo quante maglie ho perché devo scrivermelo, in quanto anche l'altra manica deve avere le stesse maglie. Io ne ho in tutto 73 da una manica e 73 dall'altra. Andiamo a fare il terzo giro. Il terzo giro è molto semplice perché non dobbiamo fare nulla se non fare un giro di maglie alte, quindi 3 catenelle per partire e poi una maglia alta su ogni maglia alta. Ok? E vai avanti così per tutto il giro, quindi io mi ritroverò sempre con 73 maglie. Tu ovviamente avrai dei numeri diversi,
controlla solo di avere le stesse mani, perlomeno se è la prima manica che fai, scrivilo da qualche parte in modo tale da sapere sempre ogni giro quante maglie hai, in modo da ritrovarti appunto con le stesse maglie sia da una manica che dall'altra. Sono noiosa e continuo a ripetere che sono noiosa, è la verità, però per me è necessario, quando ci sono delle cose da rispettare, dirvele più e più volte. Abbiamo finito il terzo giro della manica, abbiamo le stesse maglie perché non abbiamo fatto nessuna diminuzione, fermiamo il nostro giro, chiudiamolo puntando l'uncinetto nella terza catenella d'inizio, 1, 2 e 3. Non abbiamo il filo sull'uncinetto, quindi entriamo, prendiamo il filo e lo portiamo all'interno con una maglia quindi bassissima. Adesso facciamo un giro di foretti, quindi parti con 1, 2, 3 catenelle più una catenella di separazione. Filo sull'uncinetto, ne salti una, in quella successiva vai a fare la maglia alta. Di nuovo catenella, salti una, nella successiva maglia alta. Catenella, salti una, nella successiva maglia alta. Ok, e andiamo avanti così per tutto il nostro giro, che sarebbe 1, 2, 3, il quarto. Finito anche il giro del punto foretti, segnatevi quanti spazi avete, sempre per ricordarvi che dobbiamo fare 2 maniche uguali, quindi andiamo a contare 1, 2, 3 e nella terza prendiamo, ovviamente abbiamo fatto la catenella, prendiamo il filo e lo portiamo all'interno. Adesso andiamo a fare di nuovo un giro di maglie alte, però con diminuzione. Anche qui mi raccomando, cioè io sto facendo queste diminuzioni, però tu devi fare le diminuzioni che servono a te. Io ti faccio vedere come faccio io, ma se per te è troppo diminuisci meno, ok? Allora parto con 3 catenelle, poi nello spazio vado a fare una maglia alta e sulla maglia alta lavoro la maglia alta, però prendendo tutti i fili, ok, sulla maglia alta lavoro la maglia alta. Ora qui io farò sempre questo, cioè le stesse diminuzioni che ho fatto nel secondo giro, quindi un quadretto lo lavoro normalmente, una maglia alta nello spazio, una maglia alta. Il quadretto successivo salto la maglia alta centrale, quindi lavoro solo sulla maglia alta. Nel successivo maglia alta nella catenella, ecco, chiamiamola così, e maglia alta sulla maglia alta. In quello successivo vado a fare la diminuzione. Attenzione, facendo così si stringe molto, quindi se per te è troppo, quando finisci il giro lo provi, perché mi raccomando qui è da provare, lo provi e vedi che ti è troppo stretta, diminuisci, come ho già detto nel primo giro dove abbiamo diminuito, diminuisci ogni 2 quadretti, quindi lavori 2 quadretti normalmente e nel quadretto successivo diminuisci, quindi fai 2 quadretti normali, quindi una maglia alta sulla maglia alta, una maglia alta al centro, una maglia alta sulla maglia alta, e anche questo lo lavori nello stesso modo. Il terzo quadretto lo lavori saltando la maglia alta centrale. In questo modo si stringe sempre, ovviamente, ma si stringe molto meno che con il mio metodo, ok? Quindi dipende da quanto ti occorre a te. Se ti occorre stringere la manica poi, se non ti occorre fai semplicemente giri di maglie alte normalmente, lavorando in modo normale, una maglia alta sulla maglia alta, una nel centro e una sulla maglia alta, in questo modo, e fai il giro di maglie alte, ok? Bene, andiamo avanti. Io continuo a stringere un quadretto sì, un quadretto no, a diminuire. Ok, ci siamo lasciati qui quando abbiamo fatto il giro delle diminuzioni ed è il giro numero, adesso te lo dico subito,
Allora, questo è il primo, secondo, terzo, quarto, era il quinto giro. Io ho fatto anche il sesto giro, che è semplicemente tutte maglie alte, quindi il sesto giro una maglia alta su ogni maglia alta. Ok, e quindi fai anche il giro numero 6, ripeto, tutte maglie alte, e ti fermerai sempre 1 2 3 nella terza catenella di inizio. Ok, abbiamo finito così 1 2 3 4 5 6 giri. L'hai provato? Come sta andando? Tutto bene? Allora, se l'hai provato e sta andando bene e non hai bisogno di disfare per fare diminuzioni differenti dalle mie, andiamo avanti. Adesso facciamo il disegno di fiorellina per dare un po' di movimento alla manica. Quindi se hai già fatto tutta la maglia, sai già come si fa, ma io te lo faccio rivedere. Una catenella, rientra all'interno della stessa maglia e fai la maglia bassa. 2 catenelle per salire, mi salti 2 maglie, nella terza mi fai una V, maglia alta, 2 catenelle, rientra, maglia alta, 2 catenelle per scendere, salta 2, nella terza maglia bassa, 2 catenelle per salire, salta 2, nella terza una V, maglia alta, 2 catenelle e maglia alta. Di nuovo 2 catenelle per scendere, salta 2, nella terza maglia bassa, 2 catenelle per salire, salta 2, nella terza fai la V che è composta da una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta, e vai avanti così per tutto il giro. Ci troviamo alla chiusura del giro. Come dico sempre, bisogna continuare, mai fermarsi per una piccolezza, e ti spiego qual è la piccolezza. Io nell'altra manica, anche qui ho dovuto sistemare per la chiusura, ho fatto 9 V, non sto a contare i punti, conto le V, quindi ne ho fatte 9 e ho dovuto sistemare per chiudere. La stessa cosa devo fare da questa parte, quindi io devo avere 9 V, tu magari ne avrai diverse, io conto le V, quindi ne ho 9 di queste V, ma non mi trovavo con la fine, cioè io devo finire con, visto che inizio con una maglia bassa, devo finire con una V. Ho mangiato 2 maglie. In che modo l'ho fatto? Perché non mi ci ritrovavo. Io anziché saltare, vedi già da qui, da questa V, anziché saltare 2 maglie e nella terza fare la maglia bassa, ne ho saltate 3 e nella terza ho fatto la maglia bassa, poi ho saltato di nuovo 3 e ho fatto ovviamente maglia bassa, 2 catenelle, ne ho saltate anziché 2, ne ho saltate 3 e ho fatto la mia V, qui ne ho 2 e mi aggancerò. Questo per dirti che magari tu arrivi benissimo, ricordati che devi finire comunque con una V, e adesso mi ripeto di nuovo, e tante V avrai nella tua prima manica, tante ne avrai nella seconda manica, ok? Quindi per favore non arrenderti se oddio non arrivo nel modo giusto. Non stiamo facendo calcoli per arrivarci nel modo giusto, quindi ci arrangeremo quando arriviamo per agganciarci, mangeremo delle maglie in questo modo, ok? Quindi tranquilla, non preoccuparti. Ti ho fatto vedere anch'io come ho fatto, adesso finisco il mio giro con le 2 catenelle, vado nella maglia bassa, in testa, prendo il filo e chiudo. Adesso con le maglie bassissime devo arrivare in questa V, quindi faccio dei piccoli passi nelle maglie basse con delle maglie bassissime, vado anche nella mia maglia alta, poi entro, ma anche così va benissimo, entro nella mia V e io sono pronta per fare il mio fiorellino.
quindi parto con le 2 catenelle, poi entro una maglia alta non completa, 2 maglie alte non complete e 3 maglie alte non complete. Ho 4 asoline, le chiudo tutte insieme, una catenella, di nuovo 1, 2, 3, ho 4 asoline, mi fermo, una catenella, 1, 2, 3, ho 4 asoline, chiudo tutte insieme, una catenella. Abbiamo i 3 petali, quindi saltiamo nell'altra nostra V, questa, e facciamo esattamente la stessa cosa, filo sull'uncinetto e si riparte con una maglia alta non completa 1, la seconda maglia alta non completa 2, la terza maglia alta non completa 3. Ho le 4 asoline, quindi chiudo e faccio la catenella. Ripeto 1, 2, 3, chiudo le 4 asoline, catenella 1, 2, 3, chiudo, catenella, ho già 3 petali, salto nella V successiva e continua così, salti in questa V, ok? Qui continua così fino a finire il tuo giro, ritrovarti nell'ultima V, che è questa. Ok, ho finito il giro dei fiorellini, io ne ho 9. Ok, andiamo senza prendere il filo, andiamo nel nostro primo fiore in testa, prendi il filo e lo porti all'interno. Ok, da qui ripartiamo, quindi 1, 2 e 3 catenelle più una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, vai tra i petali, i primi 2, maglia alta, catenella nell'altro spazio tra i 2 petali, maglia alta, catenella, tra un fiore e l'altro, maglia alta, catenella e di nuovo tra un petalo e l'altro, maglia alta, catenella, maglia alta e catenella tra un fiore e l'altro e vai avanti in questo modo per tutto il giro. Ok, stiamo finendo il nostro, non abbiamo più parlato di giri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il nono giro. Quindi siamo dove ci sono i foretti, una catenella e andiamo ad agganciarci nella terza. Ok, adesso guarda come è più stretto la mia manica, guarda, faccio vedere, adesso sono a circa 16 centimetri di manica, 16, non diminuisco più, sono arrivata al mio punto, al punto che volevo arrivare. Allora, se invece tu hai necessità di diminuire, puoi diminuire in questo giro, ok? Facendo come abbiamo fatto nei primi giri delle maglie alte, altrimenti tira su 3 catenelle, nello spazio mi fai la maglia alta, sulla maglia alta mi fai una maglia alta e continui così. Io non posso più diminuire, quindi vado avanti esattamente come vedi, quindi una maglia alta sulla maglia alta, una maglia alta nello spazio, una maglia alta sulla maglia alta e lo faccio per tutto il giro. Allora devo chiudere il giro, 1, 2 e 3,
entro, prendo il filo e lo porto all'interno. Andiamo a fare adesso il giro con le maglie alte a rilievo, quindi salgo di 2 catenelle, prendo il filo, questa fa parte di questa maglia, prendo il filo, passo da dietro, spingo la maglia indietro, maglia alta, entro da dietro, spingo la maglia, prendo il filo, maglia alta, entro a fianco la maglia che devi lavorare, proprio a fianco, spingi indietro, prendi il filo e fai la maglia alta, così. Ok? E chiudi poi il giro come abbiamo fatto finora. Quando, ecco qui, penso che con questo vi ho già detto tutto e ti faccio vedere per ora dove sono arrivata. Vedi, praticamente chiudo questo giro e poi rifaccio di nuovo un giro di fiorellini, ok? Di nuovo questo giro, e non mi basta come lunghezza, lo faccio un po' più lungo, quindi penso che questi blocchi, penso di farne almeno un altro, oltre questo almeno un altro, ma ti faccio vedere, ovviamente ti faccio vedere. Buon lavoro. Ecco, ti faccio vedere come alla fine sono andata avanti. Io di sequenze del fiorellino ne ho fatte 1, 2 e ho finito con la terza. Ovviamente tu puoi andare avanti anche fino al polso, quindi non guardare me, ti faccio solo vedere da questo. Ogni volta che ripeti il giro con i fiorellini torna dove c'è la V e da qui ripeti fino alla maglia alta a rilievo, quindi dalla V alla maglia alta a rilievo, e il risultato l'hai visto. Questo è il risultato. Io ho voluto farmela con la manica, ho voluto farla con la manica perché la volevo così, e te la faccio vedere indossata, spero che ti piaccia, con o senza manica, decidi tu. Ti auguro un buon lavoro, grazie di avermi seguita e ci vediamo al prossimo video. Ciao!